Dovete rendersi conto, ragazzi, che quello asilo non era asilo normale, era un asilo di quello tipo che tu porti tuo bambino lunedì e prendilo a casa venerdì. L'esplosione è capitato sabato, allora non prima di giovedì prossimo li hanno portato a casa i bambini. E evacuazione di Coppa C si è cominciato solo dopo 5 di maggio. Ora io sto cercando questa parola, eccola, ghirlanda, sapete cos'è? Sì, la ghirlanda. Là vedrete ghirlande lungo il sentiero che vi porta all'asilo. Sì. Queste ghirlande sono state lasciate là dai genitori. Li portano lì ogni anno, 26 d'aprile. Ok. Storie di questo sono anche scritte da Preghiera di Chernobyl, Svetlana Alexievich. Pensatevi cos'è a perdere tua figlia o figlio che hanno 5-7 anni per causa di radiazione. Vi darò una minuta, facciamo un quiz, va Ok. bene? Una minuta, non potete fare Google, No, va ma bene, ok. guardate questo monumento molto attento da ogni parte e mi dite fra una minuta, ma cosa non va totalmente con questo monumento? Non parlo di bugia 41-45, va bene? Parlo di un'altra cosa che si vede benissimo. Va bene. ok. Andiamo e lancio il tempo. Vediamo Ok. chi vince. Vediamo questa Non sono challenge sicuro chi la io. vince. No. Vedrai. Sicuramente il secchione. Ovvio, lui. No. Quindi già parte la figura. Qua il gioco si fa duro. Vai. Ok. Minuta, corre. Cosa non va in questo momento? Forse lo so. No, Io no, so. no. Io parlerò con voi fra minuta. Anche meno, guarda, Giacomo. Tempo corre. Speriamo che i cervelli anche corrano, Ma Paul di solito in questo ci stupisce. Basta, non c'è tempo più. Vai Chi- Jack, chi che cosa parlerà? c'è che non va? Perché lo chiedi a me? Io ero impegnato a filmarvi e non lo guardate. Chi parlerà? Vai, tu cosa dici? Io dico che il fucile è sbagliato. Perché? Perché non può essere quel tipo di fucile se mi hai detto l'epoca. Ma siete veramente bravi. Ah. Io ho fatto questo gioco, con tante gente. E tu sei primo a dire non solo verità, ma anche in una minuta.
Sì. Posso spiegare? Vai. Vai. Questo fucile i russi chiamano Kalashnikov. AK-47. Ma sì, AK-47, ma arriva in 47, arriva da un, come si dice, prigioniero di guerra di Stalin. Si chiamava Hugo Schmeisser. Hugo Schmeisser ha fatto questo fucile e l'ho chiamato Sturmgewehr 44. Allora dopo hanno preso il nome di Kalashnikov e messo sopra questo fucile. Ma voi andate a Google e cercate se lui era così geniale ad inventare uno dei fucili più grandi, più belli Sì. del XX secolo. Cos'altro ha inventato questo Kalashnikov? Una pistola di merda che nessuno produceva mai, ma non può essere così. Può essere che Hugo Schmeisser, genio di armi, ha fatto questo. Cosa è scritto là? 41, 45, Sì. 45, non 47, quando arriva questo fucile. Questo fucile, esatto. Chiudo a te, bravissimo. Grazie. Grande. Vince, Italiani, educati, educazione e cultura. Prima cosa, ragazzi. Prima regola. Educazione, cultura e rispetto. Per fortuna ci abbiamo Paul. Quando voi camminerete per questo sentiero qua, nei termini di radiazione, vi troverete 10 km sotto la nostra terra, perché là ci sono tra 2 e 5 microsievert. Ah, Ok. Ok. Sono le ghirlande. Le ghirlande. Ah, sono le ghirlande. sono le ghirlande? Le ghirlande sono no, il radioattivo è sentiero, Ah, Ah, ok. ma le ghirlande sono a parte. Così. Ok. Andiamo a vedere. Per me è il posto più triste perché anch'io sono padre. certo. Prima volta quando io ho preso letture qua io piangevo, avevo lacrime. È vero, guarda. Un'altra ghirlanda. Ragazzi, sbrigatevi sul sogno dove non c'è radiazione. Andiamo in fretta. Veloce, raga. Guarda. Guarda le macchinine. Ma guardate, noi possiamo dire grazie a questi dispositivi oggi come contaminata era questo edificio in questi giorni, perché dopo contaminazione sono arrivati squadre di decontaminazione e hanno cercato a pulire questo con acqua e detergente e tutto questo polvere è caduto. Ma dove? Sotto tetto, là e là. Vediamo questo macchio qua lasciato da quell'acqua radioattiva. Io vi dico che questo è Amma non è beta. Vedi? Senti il rumore. E vi dico che questo è dispositivo domestico, allora non è 10, è 25. Ok. Quindi è molto più alto di quello che segna. 2 volte più alte. Questo parco gioco 8 microsievert, quello alto 9 e non dimenticare Paolo che un'emivita già è dietro le nostre spalle. Metà di questo veleno già è decaduto. Ma quale era cosa era qua per aria? Tu conosci i bambini? I bambini pensano di noi come dei. Se io dico che guarda c'è una mela, c'è un parco gioco, vai, mangi, giochi, Certo, lo fanno. credono. Certo. Non sanno ancora che noi quando diventiamo adulti sappiamo essere mostri. Dire bugie. No, bugie grosse. Mamma mia, raga. Guarda. Allora quella parte era per 3 anni e quella per 3 anni, 6 anni. Andiamo qua. Stanza di musica era qua. Mamma mia. Mamma mia.
Ok, questa è tosta. Tosta. E quel piccolo edificio là dietro finestra, prima di HBO, era piena di camioncini e bambole. Quando mi sono trovato in questa porta per prima volta, ho sentito allarme del mio dispositivo, l'ho tolto dalla mia tasca, ho visto che c'era threshold 5, non doveva suonare, ho visto che è 7 e che si cambia sempre. Quello ultimo significa che c'è beta, ho tolto il coperchio, metto in beta e piangevo di nuovo perché questo edificio era pieno di giocattoli. Ma come mai così contaminati? Se sono stati evacuati dopo 5 maggio. E questi ghirlande. E io avevo figlia di 2 anni a casa. Io toglierò testa a qualcuno che darà una bambola così a tenere al mio tesoro. Dimentici giocare con questo un giorno. Non erano ingegneri atomici, erano gente di paese, nessuno per impero. Noti, vedete? Sì. Spartiti. Quello si chiama Buben, tamburino, canzone tamburino. Tosta. La stanza è pesante. Italiano. Italiano. Sì, siamo italiani. Magari comprendono. La nostra lingua. Brr. Vengono poi brividi. No, è difficile stare qua, raga, cioè ve lo dico, è proprio. È tosta. Seguire. Vuoi dobbiamo seguire seguire? noi? Vuoi seguire noi o vuoi che noi seguiamo te? Oh raga, è pesante, non so cosa chiedere, cioè mi sento. Sì, ma anche perché non si sta parlando di... Insomma... Madonna, mi sono venuti dei brividi, guarda. Ti senti solo? Non ce la facciamo a chiedere qualcosa. Sai che stavo pensando la stessa cosa? Non so cosa chiedere. Io non me la sento di chiedere niente, raga. Cioè non ce la faccio. Probabilmente siamo i primi. Te lo giuro, stavo per dire una roba, stavo per dire magari siamo i primi che parliamo con lui. Ci sono delle scarpette, hai visto? Pieno di Quella là. E che non voglio forzare niente. No, io infatti non riesco a chiedere niente, raga. Cioè, Puoi però raccontarci qualcosa, se ci capisci. Se vuoi dirci chi sei, se vuoi raccontarci la tua storia. ha scritto fuoco.
tardi. Cioè, Alex ci ha raccontato, No, no, raga, cioè dai, su. Che fa fare? Fino. Fino. Fuoco, tardi, fino. Chi ci fa ancora qua? È un trauma? È un posto dove stava bene? È il posto dove ha... Gli hanno lasciato una settimana qui dentro. Una settimana qui dentro. A giocare nei giochi fuori. Probabilmente sì, perché non era ancora stata divulgata. Compagnia, vedi? Non avevano ancora divulgato la pericolosità del luogo. Piano. Prima Alex ha detto che di là c'era un pianoforte. C'era un pianoforte, si sente. Addirittura. Ti piace la musica? Probabilmente sì. Davvero? Mamma. Che città è questa? Mai incontrato una cosa così? Mai nella mia vita. Ho fatto 2000 indagini. Mai. Hai notato che Mai una città che piange così tanto. Non l'ho mai incontrata. Mai. A me fa impressione pensare che quei bambini sono stati lasciati qua. Cioè non è umanamente una cosa concepibile dalla mia testa. Hai capito? Infatti per quello che è difficile. Come non lo è mai stato prima. No, è difficile. E che non so proprio che domande fare, non voglio fare niente di stupido. Sai perché non è che me la sento tanto di andare a dire parole inutili. non servono molte parole. È quello che poteva capitare a chiunque. Famiglie normali, padri, madri, figli, bambini innocenti, che di tutto questo non ne potevano nulla. Sono state vittime di un sistema 100 miliardi di volte più grande di loro. Vabbè, io basta. Cioè non ce la faccio più. Sto proprio malissimo. Lo so. Guarda. Continua. Credo che il silenzio in questa situazione sia... La maggior forma, la miglior forma di rispetto. Basta. Qual è il prezzo delle bugie? Non che le confondiamo con la verità. Il vero pericolo è che abbiamo ascoltato tante di quelle bugie da non riconoscere più la verità. Cosa fare allora? Non resta che abbandonare anche solo l'idea della verità e accontentarci delle storie. In queste storie non importa chi siano gli eroi. Quello che vogliamo sapere è a chi dare la colpa. 10 anni per negligenza criminale. Che cosa vuol dire? Nessuno lo sa. Non ha importanza. Quello che importa è che per loro giustizia è stata fatta. Sì, perché per loro un mondo giusto è un mondo sano.
Non c'è stato niente di sano a Chernobyl. Né allora né dopo né in quello che abbiamo fatto di buono. Tutto quanto. Tutto. Follia. Lo Stato, i poteri forti, cercano di domare la bestia. Ma la bestia si infila dappertutto. Va sottoterra, continua a passare di bocca in bocca. E non riescono a fermarla. Solo che la bestia nell'86 si Era chiamava fisica. uranio. Sì, e ora Verità. bugie. Verità. Sai perché? Perché noi siamo qua nel 2021 a raccontare una verità che sembra che non possiamo dirla, ma in realtà c'è. Quando io entro in questi palazzi, in queste strutture qua, sembra che qualcuno mi dica sempre: non puoi dire questa cosa, non puoi filmare questa cosa, perché è scomoda. Vai. Say you'll be gone and I'm doing the chase. Like an all day, now you're all in my face. Fuck what you say, but you're still on my base. Better for you, I'll be counting them days. Took me a lot just to keep up the pace. I'll be a god, I'ma follow my ways. I'ma be humble, you'll stay in your place. Fucked up a case, you a fucking disgrace. Say you'll be